Buongiorno a tutti amici, 6:30 del mattino, stiamo per lasciare questo parcheggio. Si parte, ma si parte sempre con il cuore un po' triste, questa volta per questo motivo, guardate. Un piccolissimo cagnolino sotto il nostro camper abbiamo trovato stamattina, ma l'ho visto ieri in braccio a dei pastori che ci sono qua intorno. Spero che gli portino da mangiare anche qualcun altro. Questa è una delle piaghe o dei problemi della Romania, abbiamo letto. Speriamo che ce la faccia, che qualcuno se ne prenda cura. Il randagismo, non ci sono canili, credo, comunque non se ne possono occupare, quindi li abbandonano, ci sono questi cani randaggi e noi non possiamo prendere tutti i cani che troviamo in giro. Quindi gli ho dato da mangiare, poverino, è piccolo, se lo vede Davide è meglio che parta prima. E quindi ragazzi, direzione Bucarest. Adesso vediamo anche quanto ci vuole. Vediamo anche quanto ci vuole. La strada è parecchio brutta, parecchio. Però piano piano, ecco, passiamo adesso qui a sinistra, forse è più bella. Se è così, piano piano. Comunque il bello è che si dorme bene, perché di notte le temperature crollano, ragazzi. Non si rimane come in Sardegna. Io parlo per la mia terra che conosco da una vita, che d'estate magari ci sono 35 gradi di giorno e 30 di notte. Qui di notte 16, 15, quindi ti devi anche coprire, devi metterti proprio una bella copertina. Vedi? Bucuresti. Non leggi. Ragazzi, nel frattempo ho visto un mini market, vediamo se hanno... Questo è pane di oggi, o no? Eh sì. No, è pane duro. Pane duro, pomodori esposti in strada, però vediamo. 6:30 del mattino, ragazzi, hanno già il pane fresco e mi sto prendendo un po' di pomodori, sicuramente di campo. Tieni Rita. Occhio. Ieri notte ho pensato, mi sveglio presto e arrivo a Bucarest in un lampo. Sono le 6:50, sono in viaggio da 20 minuti e guardate il traffico che c'è. E è tutto aperto già, market, cioè mini market alle 6:30 del mattino, col pane già pronto, caldo, pane di oggi. Però mi deve avere un po' imbrogliato. Ho comprato una busta di pomodori, una cacciottina, 2 panini, 8,50 €. Secondo me ha un po' pompato il prezzo, che poi alla fine magari non ha neanche pompato nessun prezzo, perché 8,50 €, 2 kg di pomodori, 2 panini enormi, presenza di polizia più avanti. È una cacciottina, è giusto. In Italia costerebbe di più, e che so che qua è molto economico, quindi ho pensato che possa essere un po' esagerato, ma alla fine è anche giusto. Comunque abbiamo incontrato la prima Lidl, voglio vedere anche cosa c'è qua in Romania, non siamo ancora entrati, per vedere le differenze nei vari paesi. Ci avviciniamo a Bucarest e si intensifica il traffico, mancano 25 minuti, anzi forse siamo già dentro la città, 8 km, sì, siamo già dentro la città. Il parcheggio però è al centro, quindi la dobbiamo attraversare. Questo dovrebbe essere il Parlamento. Noi parcheggiamo qui a 5 minuti, quindi dopo lo vediamo, lo filmiamo meglio. Siamo finiti in un tratto di strade strettissime e il parcheggio dovrebbe essere qua, e tra l'altro tutto in senso unico, ma c'era la gendarmeria, gli ho chiesto, anzi gli ho detto che dovevo passare da qui, mi ha detto vai.
Questi tutti sensi unici, cioè mi sto facendo tutto in senso unico. Ragazzi, parcheggio a pagamento, super custodito, qua non può succedere nulla. Caro, carissimo, 32 euro al giorno, ma è quello che usano tutti e abbiamo scelto di usarlo anche noi. Avrei potuto parcheggiare anche di fronte al Parlamento, c'era uno spiazzo enorme che poi sicuramente si riempie di macchine, lasciarlo lì in libera di fronte al Parlamento è probabile che non succeda nulla. Però non è detto che arrivi qualcuno, lo spadini, sai che te lo porti via direttamente, non è che ti rubano addirittura dentro, te lo rubano tutto. E quindi niente, a 32 euro siamo serenissimi tutto il giorno, sino a domani mattina. Al centro tra questi palazzi, vedete, siamo proprio... E il gabbiotto addirittura con il tizio che custodisce. 8:21 e siamo già al centro di Bucarest, proprio al centro. Abbiamo il Parlamento vicino, abbiamo tutto il resto che c'è da vedere qua intorno a noi. Camper al sicuro. Sto preparando le colazioni e poi usciamo. Alle 9 saremo in giro. Solita spremuta gigantesca, che buona. 4 arance hanno fatto tutto questo. Finiamo di apparecchiare e mangiamo. Io dico che affronteremo bene Bucarest oggi. Salame, prosciutto, uova, formaggi, spremute, formaggio di capra. Finalmente a passeggio alla scoperta di Bucarest, un'altra capitale europea per Dado. Che ore sono? Che ore sono, Rita? Dobbiamo raggiungere Piazza della Rivoluzione. Team Romania. Adesso vogliamo vedere questo imponente edificio del Parlamento. Questi erano palazzi voluti sicuramente da Ceausescu. Come vi ho detto prima, simbolo del regime comunista negli anni 80. Proseguì fino alla caduta del regime nel 1989. Ragazzi, partiamo alla scoperta di Bucarest dal suo principale edificio, il Palazzo del Parlamento, voluto e fatto costruire da Nicolae Ceausescu, leader del regime comunista della Romania negli anni 80. Inizio costruzioni 1984, fine 1989 dopo la caduta del regime. Ceausescu voleva realizzare un simbolo del potere del regime, un'opera monumentale che dimostrava la potenza della Romania socialista. Si potrebbe anche visitare, c'è scritto che è bello perché è affrescato all'interno e quindi potrebbe essere anche bello, però abbiamo tante cose da vedere. Se entriamo già in un palazzo così grande usciamo stasera, quindi continuiamo il giro. Questa giornata prende forma e cambia all'improvviso. Stavamo camminando per raggiungere i vari siti. 2 km da una parte, 1,7 km dall'altra. Ci sono 36 gradi. Oggi dovrebbe farne 40, ragazzi, 40 gradi, e noi siamo a passeggio sotto il sole. A un certo punto allora ho chiesto in internet quanto potessero costare i taxi, perché in Bulgaria costano niente, in Turchia costano niente. Ho detto magari anche in Romania. Beh, costano 80 centesimi a chilometro. Allora ho preso un taxi e ho speso 2,30 euro per 2 chilometri e più. E siamo adesso in un'altra piazza che vi faccio vedere. Quindi tutto questo per dire che oggi ci sposteremo con i taxi da una parte all'altra, finito di morire sotto il sole. Con 10 euro facciamo i trasporti di tutta la giornata. Alle mie spalle, ragazzi, potete ammirare la statua equestre di Carlo I. Davide, solo le macchine gli piacciono a Davide. E la statua è posizionata proprio di fronte all'università che appunto si chiama Carlo I.
Statua dedicata a Iuliu Maniu, è stato un avvocato e politico rumeno di origine austro-ungarica, leader del Partito Nazionale di Transilvania, svolgendo un ruolo importante nell'unione della Transilvania con la Romania. Ah, quindi erano separate la Transilvania? Così pare, Rita. E poi si unirono? Sì, partecipò lui E Garibaldi. per il momento. Bucarest molto bella, palazzi storici, palazzi enormi, veramente molto bella Bucarest, con questi palazzi in stile barocco, mi piacciono veramente tanto, enormi, imponenti. Proseguiamo la passeggiata e le temperature salgono sempre di più, c'è caldissimo. Comunque abbiamo pagato un taxi 2,30 euro, 2,50 euro e abbiamo pagato 2,40 euro. e abbiamo pagato una bottiglietta d'acqua a 2,50 euro da mezzo litro. Comunque dovete sapere che il palazzo del Parlamento che abbiamo inquadrato prima è il secondo edificio più grande del mondo, dopo il Pentagono forse. È una città veramente immensa con dei... mi piacciono molto questi palazzi, li chiama architettura Belle Époque. Sono davvero belli e spazi enormi, guardate queste piazze con questi monumenti, è davvero bellissimo. Chiesa di San Nicola, un gioiello storico e spirituale nel cuore della città, con le sue origini che risalgono al XV secolo. Questo luogo affascina per la sua architettura tradizionale ortodossa e per gli affreschi che decorano gli interni, ricchi di dettagli e colori. È bellissima. Ciao, dopo, next time sei tu. Dato i nostri paesani. No, sono falliti. Però è chiusa, sì, fallita, chissà perché. Trattoria Sardegna. È andata male a Bucarest, peccato. E questo è italiano? Il peccato. Oh, no. Adesso in mezzo a tutte le viette con i ristoranti, i bar, i locali c'è un antichissimo monastero, ma piccolissimo, con questo bel giardino, bel patio. Si chiama Monastero Stravopoleos, un antico monastero piccolissimo, Rita. E Sto basta. leggendo, demolito intorno al XIX secolo. Questo alle mie spalle è il Museo Nazionale della Storia della Romania. Sarebbe anche molto interessante, però abbiamo tanto da girare, mi piace anche vedere all'esterno, è così bella questa città. Questa è una famosissima banca del 1900 in Romania.
Alla fine abbiamo trovato il nostro ristorante tipico rumeno con piatti rumeni. E non solo, perché io mi prenderò un bel hamburger. Non mi faccio Rita? sfogare io. Ne avevo trovato uno perso. Cosa vuoi mangiare? Fish di fiume. No, volevo mangiare qualcosa di tipico. Ciao, come ti chiami? What's your name? Giannina. Giannina. Yeah. Wow, Giannina, come in Italia, eh? Yeah. Comunque è la ragazza che ci serve e che ci aiuta qui a tavola. E i piatti, ragazzi, sono questi. Io lo sto già rovinando. Questo addirittura con i gamberi, non me l'aspettavo, pensavo fossero tutto carne e verdura e mamma ci ha fregato. Very nice. Abbiamo... Enjoy, Grazie. buon appetito. Grazie. Abbiamo preso solo piatti tipici rumeni, ragazzi, anche questo è tipico rumeno. Proviamo anche a spiegarvi cosa sono. Queste sono delle polpette di cavolo Di vegetali. verdure, non lo so, sì. Questo sembra un formaggio, una ricottina. E forse. questo invece vedo gamberi. È una specie di frittata, sì, con gamberi e verdure. Vabbè, buon appetito. Buona. Una delle rarissime volte che lasciamo qualcosa. Sì, erano abbondanti, buoni. E poi ne abbiamo preso 3 in 2. Forse Sì. bastava un piatto a testa. Sì, sono piatti. Comunque non è che abbiamo lasciato molto, è una polpettina di verdure È un gambero. e un gambero. E un paio di verdure di contorno. Sì, quindi niente di che, non è che ci siamo... non è che, voglio dire, non è che... Ci siamo difesi bene. ci siamo difesi, sì, voglio dire, non è che ci hanno così... No, non è rimasto tutto questo granché. Era tutto buono. Abbiamo apprezzato. Oggi è dura, ragazzi, è 36 gradi e arrivano addirittura a 38 e dobbiamo continuare a passeggiare. Salutiamo Giannina, vero? Giannina. Giannina. Salutiamo Giannina e proseguiamo il viaggio. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Pranzato bene, forse anche troppo per le temperature che ci sono, perché bisognerebbe stare più leggeri. Però abbiamo voluto assaggiare dei piatti tipici, quindi ne abbiamo preso 3 diversi da dividere in 2, ma bastava uno a testa, per dir la verità. Un bicchiere di vino e adesso andiamo a visitare la cattedrale patriarcale. Fammi vedere. Cattedrale patriarcale, sembra molto bella, ci sono delle foto stupende, andiamo a vederla, mancano 20 minuti a piedi per raggiungerla. Cattedrale patriarcale dei Santi Costantino ed Elena, bellissima anche dentro, ben tenuta, curatissimo, tutto impeccabile, davvero bello. Siamo veramente cotti, ragazzi, cotti. Nel senso della parola. 38-39 gradi ci sono, c'è un caldo infernale. Si sono squagliati gli ultimi 4 neuroni che avevo. No, ne avevi 2 se per quello. No, adesso ne ho 1,5. Comunque è impossibile passeggiare ed esplorare, visitare le città con queste temperature, c'è troppo caldo, troppo.
Sai che rientriamo in camper, ci accendiamo il clima e ci rinfreschiamo un attimo. Con le ultime energie rientriamo in camper. Siamo relativamente vicini, mancano 10 minuti, 750 metri. Camperone, una parte al sole e una parte all'ombra, ma questa al sole dove c'è il frigo non va bene. Mamma mia, questa parete sarà 200 gradi. Aiuto, non si può toccare. Si saluta Bucarest immediatamente, non è possibile stare, ci siamo accesi il clima adesso, non è possibile stare in città e passeggiare con queste temperature troppo calde, veramente. Adesso andiamo verso la Transilvania, che ci dovrebbe essere un bel fresco, dovremo salire un po' in montagna, qui è impossibile. Imbottigliati al centro di Bucarest, proprio imbottigliati, non si muove più niente. E chissà io con questo camper gigantesco nel centro di Bucarest, sarà un problema. Traffico assurdo, forse però siamo in una strada larga, bloccati, però almeno non siamo bloccati nelle stradine del centro storico. Rischiamo, Siamo riusciti ad uscire dal centro, grandissimo, sono contentissimo. Eravamo davvero imbottigliati prima, ma non per colpa mia, c'era un altro furgone davanti e poi c'è troppo traffico, veramente troppo. Ragazzi, siamo in Francia ad un certo punto. Abbiamo lasciato la Romania e siamo di nuovo a Parigi. Sto scherzando, però è davvero uguale all'Arco di Trionfo. Ve lo faccio vedere adesso come passo qui, inquadrandolo da dietro. Questa via è proprio copiata dalla strada di Parigi, che poi finisce appunto con l'Arco di Trionfo. È uguale. Siamo imbottigliati da oltre un'ora e dobbiamo ancora uscire da Bucarest. Pensate quanto è grande questa città e siamo ancora in mezzo al traffico a 20 all'ora. Prima freno, 20, prima freno. Brasov 87 km, ma noi a 43 ci fermiamo. C'è un castello da visitare. Non è quello di Dracula, sarà il prossimo. Ragazzi, vediamo le prime montagne, tra un po' saliamo in quota, scendiamo a settembre. Là un negozio di pane, guarda che bello, guarda lì il pane buono che c'è di sicuro. Ragazzi, siamo entrati nella regione della Transilvania e stiamo già godendo dei boschi e delle belle viste e tra un po' anche del fresco. Non potete capire cosa si prova a passare dai 40 gradi e il sole che spacca le pietre a nuvoloso, e se metto il braccio fuori c'è già più fresco, non ancora tanto perché siamo in basso, però continuiamo a salire e troveremo temperature sempre più gradevoli. Paesi di montagna mi piacciono sempre. Ricordatevi che vi ho detto che c'è la strada più panoramica d'Europa, o del mondo, no, forse d'Europa. Comunque l'ho detto ieri o stamattina, non mi ricordo.
ragazzi, lo posso dire che sono scioccato, che sono frullato. Dopo 6-7 ore di passeggiata a Bucarest mi sono fatto 4 ore di guida. E adesso siamo sotto un bellissimo castello che visiteremo domani mattina, presumo. Voglio ricontrollare il liquido del radiatore. Speriamo che sia tutto a posto. Wow, è tutto a posto. Non ne perde più. Bellissimo. Bellissimo, vai. Scioccati Rita oggi dalle temperature? Si vede anche dal tuo viso. Io ho una punta qua dietro il collo, 4 ore di guida, quando guido molto mi fa troppo male. E poi troppo caldo, c'è l'acqua, mi sono lavato le mani e il viso in bagno, è come se ci fosse il boiler acceso. Aiuto. Ragazzi, eccoci di nuovo insieme. Ci siamo riposati un'oretta, abbiamo fatto un briefing sulle mete da visitare e da esplorare per poter esplorare la Romania. Un piccolo itinerario. Abbiamo diversi punti, diverse cose da vedere belle, le faremo nei prossimi giorni. Una cosa che ho notato in Romania è che i prezzi sono comunque alti, non sono bassi per niente e da nessuna parte. È tutto abbastanza caro e il turista viene anche spennato di più, spennato maggiormente. Stamattina il parcheggio, 6 ore di parcheggio le abbiamo pagate 27 euro. Adesso sono andato a comprare un litro di acqua e l'ho pagato 3,50 euro. Un litro di acqua, una bottiglia. Comunque vabbè, in questi giorni continueremo a visitare qualcosa e sarà anche molto bello. Domani mattina visitiamo un castello che c'è qua a fianco e siamo venuti in questo parcheggio per quello. Siamo pronti? Sì. Grandi. Tantissimi. Abbiamo dei funghi, abbiamo dei pomodori con olive, abbiamo carne al sugo e abbiamo delle melanzane e zucchine grigliate. Ok la Rita? Ok. E abbiamo soprattutto un po' più fresco perché siamo saliti in montagna. E vi dico quanti gradi ci sono alle 8:40. Sì, vero? 9:20. 9:20. Sono scese, Abbiamo 27 gradi fuori. Confronto ai 39 di oggi o 40, non lo so, ce ne ho troppi. Stiamo già molto bene. 3 docce e si cena. Bene, ci vediamo domani mattina allora per visitare il primo castello. Il secondo, ragazzi, il secondo sarà quello di Vlad, poi nata la leggenda del conte Dracula. Bran. Il castello di Bran. Lui si chiamava Vlad. E qualcos'altro. Comunque Vlad l'impalatore si chiamava dato. Ok, a domani.